Ciao a tutti e bentornati su Katie and Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme l'abito che state vedendo ora ma che avrete visto meglio in anteprima ad inizio video. È un progetto veramente molto semplice, alla portata di tutte perché è semplicissimo da realizzare ed anche veloce. Ho cercato di spiegarvi tutti i passaggi nel migliore dei modi. La cosa che amo di questo abito è lo spacco che ho realizzato qui sulla parte laterale, sulla coscia, che lo rende un po' particolare. Io ovviamente ho realizzato un abito corto, però volendo potete realizzarlo della lunghezza che preferite perché vi basta aumentare giri o diminuirli se lo volete più corto, ma penso di no perché è già corto così. Poi calcolando che c'è lo spacco, ovviamente se non vi piace lo spacco vi basta lavorare sempre in giri senza staccare filo e niente, quindi potete tranquillamente personalizzarlo come volete. Per quanto riguarda le taglie, tranquille perché ho cercato di spiegarvi il tutto durante il tutorial, è molto semplice adattarlo a tutte le taglie perché non ci sono grandissimi calcoli da fare. Per realizzarlo ho utilizzato il Giza di Borgo dei Pazzi, che è un filato 100% cotone, è veramente piacevole e scorrevole da lavorare, mi sono trovata veramente molto bene e per realizzare il mio progetto ho utilizzato ben 6 gomitoli. Il sesto non l'ho utilizzato tutto, però comunque poi i gomitoli variano in base appunto alla lunghezza del vostro abito, alla vostra taglia, quindi io vi dico che ho utilizzato 6 gomitoli per la mia taglia che è una S più o meno, SM. Ovviamente vi lascio come sempre il link del sito di Borgo dei Pazzi nel box informazioni qui in basso, insieme al codice sconto che vi permette di avere uno sconto sul vostro acquisto, qualsiasi filato utilizzate, non è solo per il Giza, è per tutti i filati. Quindi a questo punto io direi di vedere nel dettaglio cosa ci occorre per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Avremo bisogno di 6 gomitoli di filato Giza, variante numero 10, è un filato 100% cotone. Per quanto riguarda una taglia S corrisponde circa a 300 grammi di filato, perché calcolate che il sesto gomitolo non l'ho utilizzato tutto, quindi all'incirca 300 grammi per una taglia S. Ho lavorato il tutto con un uncinetto numero 3,5, ago da lana per nascondere i fili e a questo punto possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con le coppe. Se state seguendo il tutorial per realizzare delle coppe per bikini, comunque costume, vi consiglio di utilizzare un uncinetto più piccolo rispetto al filato che utilizzate, così la lavorazione resta più fit. Io ho deciso di utilizzare l'uncinetto più o meno consigliato sull'etichetta. Sull'etichetta è consigliato un uncinetto 3,5-4, io sto utilizzando un 3,5. E vi mostro subito la lavorazione come resta non molto fitta, ma calcolate che comunque poi si può foderare, quindi a me non dispiace questo risultato, però se volete ottenere una lavorazione più fitta vi consiglio di utilizzare un uncinetto più piccolo, magari un 2,5-3, ma comunque partiamo subito. Ci avviamo le catenelle. Per quanto riguarda questo progetto io andrò a realizzare una taglia SM. Comunque con lo stesso numero di catenelle di avvio potete tranquillamente aumentare la taglia tranquillamente o diminuirla, quindi avviamo 11 catenelle. Che vi dico subitissimo a quanto corrispondono, ma sicuramente ve lo avrò indicato anche sullo schermo. Equivalgono a 6 cm, quindi in base al filato che utilizzate potete regolarvi con la misura in centimetri. A questo punto cosa faccio? Vado ad aggiungere 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3,
che mi sostituiscono la prima maglia alta. Quindi questa è la prima maglia alta, andiamo nella quinta catenella, partiamo dalla quinta catenella e andiamo a lavorare una maglia alta. In questo modo, e procedo lavorando una maglia alta in ogni catenella sottostante. Nell'ultima catenella andiamo a lavorare 4 maglie alte, una, 2, 3, 4, facciamo una catenella e lavoriamo altre 4 maglie alte sempre nella stessa catenella di base. Quindi una, 2, 3 e 4. A questo punto procediamo lavorando una maglia alta per tutti i punti restanti. Mi raccomando, lavorate anche l'ultima catenella che potrebbe sfuggirvi. E questo sarà il risultato del primo giro. Il giro che andremo a lavorare ora, quindi voltiamo il lavoro, andrà ripetuto per tutto il totale di giri che poi troverete indicato qui sullo schermo, ma comunque fino a raggiungere la taglia da voi desiderata. Quindi procediamo. Non faccio la catenella per girare, ma vado direttamente a lavorare una maglia bassa nel primo punto e lavoro una maglia bassa sulla stessa maglia bassa. In questo modo sostituisco la prima maglia alta e tra l'altro non si creerà nemmeno il forellino che si crea quando alziamo il lavoro con le catenelle. Dopodiché procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare all'archetto formato da una catenella, quindi proprio qui nello spazio. Nell'archetto andiamo a lavorare 2 maglie alte, quindi una, 2, una catenella ed altre 2 maglie alte sempre nello stesso spazio, una e 2. Dopodiché procediamo lavorando una maglia alta per tutti i punti restanti.
Ok, terminato anche questo giro, i prossimi giri saranno identici a quest'ultimo, quindi si volta il lavoro, maglia bassa su maglia bassa per sostituire la prima maglia alta ed una maglia alta in ogni punto sottostante, ovviamente facendo l'aumento nello spazio formato da una catenella qui. Qui abbiamo lo spazio, facciamo l'aumento formato da 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte sempre nello stesso spazio, e procediamo poi lavorando una maglia alta in ogni punto restante. E terminato anche questo giro non ci resta che proseguire nello stesso modo fino a raggiungere la taglia desiderata. Io cercherò in qualche modo di mettervi le misure per le altre taglie se riesco, ma comunque basta regolarsi anche magari con un costume che abbiamo in casa o un reggiseno. Vi prendete la misura della coppa e sviluppate poi il progetto. Quindi raggiungiamo le misure che trovate indicate qui in alto sullo schermo. E una volta lavorati tutti i giri, questo è il risultato. Vi dico la misura che ho raggiunto: sono esattamente 15 cm, che per quanto riguarda la mia taglia vanno bene. Se nel vostro caso occorre aggiungere qualche giro in più, potete farlo tranquillamente. Io mi fermo qui. A questo punto si va a rifinire tutta la coppa, quindi si procede nello stesso modo. Quindi procederemo lavorando delle maglie basse lungo tutto il contorno della coppa. Parto facendo una catenella, visto che mi trovo nell'angolo, e poi procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto. Però qui abbiamo tutte maglie alte, quindi andremo a lavorare 2 maglie basse per ogni riga. In ogni maglia alta andremo a lavorare 2 maglie basse. La prima maglia bassa la lavoro nella prima parte della maglia alta e la seconda maglia bassa nella seconda parte della maglia alta, in questo modo, e poi procedo semplicemente nello stesso identico modo per ogni riga, ovvero per ogni maglia alta che abbiamo sul bordo andremo a lavorare 2 maglie basse. Arrivate nell'angolo, non faremo altro che lavorare una catenella e continuare lavorando una maglia bassa per ogni punto che abbiamo sottostante.
Nello spazio formato da una catenella lavoriamo 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3, e poi si procede lavorando una maglia bassa per ogni punto. Terminato il giro di rifinitura, tagliamo il filo e andiamo a bloccarlo tra le maglie, chiudendo ovviamente con la sola di chiusura. Bene, una volta lavorate entrambe le coppe dobbiamo andare innanzitutto ad unirle e dobbiamo andare a creare anche quella che sarà la parte retro del nostro vestito, top, quel che sia. Ovviamente dovete sapere le misure che dovete raggiungere. Io dietro non andrò a chiuderlo del tutto, quindi per quanto riguarda il lavoro che andrò a realizzare io, avvierò 7 cm di catenelle. Quindi faccio il cappietto iniziale e vado ad avviarmi delle catenelle fino a raggiungere 7 centimetri. Nel mio caso equivalgono a 15 catenelle. A questo punto prendo la prima coppa e mi aggancio esattamente nel primo punto, quindi punto l'uncinetto nel primo punto, alla base ovviamente, e lavoro una maglia bassa. Procederò lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante fino ad arrivare qui all'angolo. Lavorate tutte le maglie, faccio una catenella e mi devo agganciare all'altra coppa, quindi prendo l'altra coppa, punto l'uncinetto nel primo punto nell'angolo, e lavoro una maglia bassa. Procederò nello stesso modo, quindi lavoro sempre una maglia bassa in ogni punto sottostante. E terminata anche la riga qui, poi ci troviamo nell'angolo, andiamo a lavorare le 15 catenelle che abbiamo fatto anche sull'altro lato.
in questo modo. Ne faccio una in più che utilizzerò per girare e a questo punto cosa andremo a fare? Torneremo indietro a maglia bassa, quindi giro il lavoro e partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto lavoro una maglia bassa in ogni punto. Ok, abbiamo terminato il giro, quindi a questo punto possiamo iniziare con la lavorazione vera e propria che ho scelto di utilizzare per questo progetto, che è la lavorazione appunto granny. Punto semplicissimo, velocissimo, facilissimo da realizzare, quindi lo vediamo subitissimo insieme. Facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. A questo punto vado a lavorare una maglia bassa nel primo punto e lavoro una maglia bassa sulla maglia bassa che ho appena lavorato per alzare il lavoro in questo modo. Lavoro poi una maglia alta nello stesso punto di base, quindi questo per quanto riguarda l'avvio di ogni riga di lavorazione. Dopodiché salto 2 punti di base, quindi 1, 2, vado nel successivo, ovvero nel terzo, e punto l'uncinetto e al suo interno lavoro 3 maglie alte, tutte nello stesso punto. Quindi 1, 2, e 3. Procediamo, saltiamo 2 punti, nel successivo lavoriamo 3 maglie alte, e si procede così per tutta la riga. Quindi facciamo un altro modulo insieme, saltiamo 2 punti, andiamo nel successivo e lavoriamo 3 maglie alte. Procediamo nello stesso modo. Siccome alla fine mi avanza un punto, cosa faccio? Termino il lavoro con 2 maglie alte e vado a lavorare la terza nel punto successivo. Questo è un procedimento che non dovete fare qualora comunque avete il numero di punti giusti. Quindi a questo punto si ritorna indietro, voltiamo il lavoro
e la riga che andremo a lavorare ora sarà quella che andrà ripetuta per tutta la lunghezza del progetto. Quindi faccio una catenella, lavoro una maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro. Questo mi sostituisce la prima maglia alta. A questo punto dobbiamo andare a lavorare in tutti questi spazi vuoti lo stesso modulo, quindi sempre 3 maglie alte. Cosa faccio quindi? Mi sposto esattamente qui nel primo spazio disponibile e lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Procediamo, ci spostiamo nello spazio successivo e lavoriamo sempre 3 maglie alte. Spazio successivo, 3 maglie alte. Così via per tutta la riga, quindi sempre 3 maglie alte in ogni spazio che ci ritroviamo in basso. Ok, terminiamo sempre con una maglia alta nell'ultimo punto, in questo modo voltiamo il lavoro e andremo a ripetere lo stesso identico procedimento. Quindi si continua in questo modo e ripeteremo questo procedimento fino a raggiungere la misura che vi lascerò qui in alto, che è più o meno il girovita per quanto mi riguarda. Ovviamente voi in base alle vostre misure adatterete il progetto. Quindi vi lascio continuare da sole. Come vi ho già detto, ad inizio e fine riga dobbiamo terminare sempre con una sola maglia alta, quindi ora per riavviare il lavoro procedo facendo la maglia bassa sulla maglia bassa per sostituire la prima maglia alta e poi vado a lavorare il modulo formato da 3 maglie alte in ogni spazio che mi ritrovo in basso, che è veramente evidente, quindi non potete assolutamente sbagliarvi. Quindi raggiungiamo le misure indicate e poi vediamo come procedere. Bene, io ho lavorato in totale 14 righe ed ho raggiunto 14 cm. A questo punto a fine lavoro ho aggiunto delle catenelle ed ora vi spiego il motivo. Allora, io qui dall'inizio alla fine ho 62 cm. Avendo raggiunto l'altezza della vita, a questo punto io voglio andare a chiudere il vestito e per quanto riguarda la misura che corrisponde alla mia vita sto sui 69-70 cm, quindi ho 62, quindi per arrivare ai 69 cm ho aggiunto 7 cm in più, quindi ho lavorato 11 catenelle che mi corrispondono appunto a 7 cm. Sempre per quanto riguarda comunque il filato che sto utilizzando, voi regolatevi sempre in base ai centimetri perché magari il filato è diverso, può essere più sottile o più spesso. Quindi in base alla vostra misura misurate il lavoro che avete davanti e poi per raggiungere la misura, se non l'avete raggiunta, aggiungete delle catenelle fino a raggiungere la misura che dovete ottenere. A questo punto andiamo a chiudere appunto il nostro lavoro. Quindi ho lavorato le catenelle che, come vi ho già detto, nel mio caso sono 11 e corrispondono esattamente a 7 centimetri. Prendiamo l'altra estremità del lavoro e ci andiamo a chiudere il lavoro con una maglia bassissima esattamente nel primo punto.
quindi qui abbiamo la prima maglia alta, puntiamo l'uncinetto e chiudiamo a maglia bassissima. In questo modo avremo chiuso il lavoro. Assicuratevi di avere le catenelle tutte dritte e a questo punto si riparte praticamente nello stesso modo, quindi la lavorazione sarà sempre la stessa, con la differenza che qui ora abbiamo lo spazio. Quindi cosa facciamo? Avendo lo spazio noi ci spostiamo facendo una maglia bassa all'interno di questo spazio e ci dobbiamo sostituire la prima maglia alta, quindi andiamo a lavorare una maglia bassa sulla maglia bassa per sostituire la prima maglia alta, per alzare il lavoro. Se vi trovate più comode con le 3 catenelle fatelo tranquillamente, non ci sono problemi, e vado a lavorare altre 2 maglie alte. In questo modo, quindi a questo punto procedo nello stesso modo in cui ho lavorato finora, ovvero lavorando 3 maglie alte in ogni spazietto che mi ritrovo sottostante. Non cambierà assolutamente nulla, a parte nella fase in cui dovremo andare ad allargare un po' il lavoro per quanto riguarda la parte dei fianchi, perché comunque è più larga. Quindi procedo, punto l'uncinetto nello spazio successivo e lavoro 3 maglie alte. Spazio successivo 3 maglie alte, procediamo così per tutto il giro. Vi lascio continuare da sole fino alla parte delle catenelle che vediamo insieme, ma comunque il procedimento è lo stesso, quindi ci rivediamo più o meno qui, così vi mostro come andare a lavorare sulle catenelle per quanto riguarda magari le meno esperte. Bene, ci ritroviamo qui all'ultimo punto. Ora andiamo a lavorare il modulo di 3 maglie alte esattamente su questa maglia alta qui, perché qui abbiamo il modulo di 3 e qui abbiamo quella singola. Andiamo a lavorare le 3 maglie alte proprio qui. Dopodiché che facciamo? Seguiamo lo stesso procedimento che abbiamo fatto all'inizio, ovvero abbiamo saltato 2 punti, quindi 1 e 2, andiamo nel terzo punto, entriamo con l'uncinetto e lavoriamo le 3 maglie alte. Una, 2 e 3. Poi di nuovo 1, 2, nel terzo punto andiamo a lavorare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Saltiamo di nuovo 2 punti, 1, 2, nel successivo lavoriamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. A questo punto abbiamo 2 punti e poi la prima maglia alta del primo modulo lavorato. Andiamo a chiudere con una maglia bassissima esattamente qui, quindi puntiamo l'uncinetto nella prima maglia e lavoriamo una maglia bassissima in questo modo. A questo punto, per comodità, cosa faccio? Volto il lavoro
così mi ritrovo già nello spazietto, lavoro una maglia bassa all'interno di questo spazio, una maglia bassa sulla maglia bassa. In questo modo ho sostituito la prima maglia alta, lavoro altre 2 maglie alte all'interno di questo spazio. Quindi questo è il procedimento che andremo a ripetere ad ogni inizio giro, e poi procedo semplicemente lavorando 3 maglie alte in ogni spazio sottostante, come abbiamo fatto finora. Per tutto il giro. A fine giro andremo a chiudere con maglia bassissima nel primo punto e ripeteremo lo stesso procedimento, girando sempre il lavoro in modo da trovarci sempre nello spazietto, perché altrimenti dovremmo andare a lavorare delle maglie bassissime per portarci nello spazietto successivo, mentre in quel modo ci ritroviamo già nello spazietto ed è tutto più semplice. Però voi siete libere di gestire il lavoro che avete davanti come desiderate. Quindi a questo punto andiamo avanti con il lavoro. Io penso che farò un altro paio di giri così. Io comunque ve li lascio indicati qui in alto insieme alla misura in centimetri. La misura in centimetri indicata equivale al numero di righe, non a tutto il lavoro ovviamente, e ci rivediamo nel momento in cui andrò a fare gli aumenti per quanto riguarda la parte dei fianchi. Bene, alla fine ho lavorato solo 3 giri che equivalgono a 3 cm. A questo punto vado a fare degli aumenti qui sui laterali per quanto riguarda la parte dei fianchi. Ne farò penso un paio. Dobbiamo innanzitutto stabilirci i laterali precisi, quindi sistemiamo il lavoro e con dei marker magari ci andiamo a segnare il punto dove dobbiamo andare a fare l'aumento. Quindi lo facciamo capitare proprio sul lato. Vado a posizionare il marker esattamente qui dove ho lo spazio e la stessa cosa farò anche dall'altro lato. Quindi qui ho lo spazio e vado a posizionare il marker. A questo punto si procede, voltiamo il lavoro e la lavorazione è sempre la stessa, quindi iniziamo il giro lavorando una maglia bassa e un'altra maglia bassa sopra la maglia bassa appena lavorata per alzare il lavoro, 2 maglie alte nello stesso spazio. Poi procedo lavorando il modulo da 3 maglie alte in ogni spazio e ci rivediamo esattamente quando arriviamo al lato, quindi dove abbiamo messo il marker. A questo punto togliamo il marker e in questo spazio andremo a lavorare 2 moduli da 3 maglie alte. Quindi all'interno di questo spazio
lavoriamo 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Posizioniamo il marker esattamente qui. Poi nel giro successivo vediamo come distribuire il tutto e procediamo lavorando come abbiamo lavorato finora, quindi sempre 3 maglie alte in ogni spazio fino ad arrivare sull'altro lato dove dobbiamo fare l'altro aumento. Arrivati anche su questo lato, togliamo il marker e all'interno di questo spazio andiamo a lavorare 6 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Posizioniamo il marker al centro, quindi esattamente qui, e continuiamo la lavorazione fino a terminare il giro. Terminato il giro lo chiudiamo sempre con una maglia bassissima nella prima maglia alta, in questo modo si volta il lavoro e si procede sempre nello stesso modo, quindi la lavorazione è sempre quella, non cambia assolutamente nulla, quindi si ricomincia sempre allo stesso modo. E si procede sempre nello stesso modo. Ci rivediamo praticamente dove abbiamo messo il marker, quindi dove stiamo sviluppando gli aumenti. Bene, siamo giunte al marker, a questo punto lo togliamo e all'interno di questo spazio, ovvero dove avevamo messo il marker, quindi qui abbiamo 3 maglie alte, 3 maglie alte, qui andiamo a lavorare il modulo da 3 maglie alte, quindi puntiamo proprio l'uncinetto all'interno e lavoriamo 3 maglie alte, 2, e 3. A questo punto procediamo lavorando sempre nello stesso modo, non vado a posizionare il marker, lo togliamo per un attimino e continuiamo fino al prossimo marker. Ok, siamo sull'altro lato, togliamo il marker e andiamo a ripetere lo stesso procedimento che abbiamo fatto dall'altro lato, ovvero andare a lavorare il modulo da 3 maglie alte esattamente qui al centro. Qui abbiamo 6 maglie alte, contiamo 1, 2, 3, inseriamo un uncinetto e lavoriamo 1, 2 e 3.
A questo punto si prosegue fino a terminare il giro. Abbiamo terminato anche questo giro, lo chiudiamo sempre con una maglia bassissima nel primo punto e in questi ultimi due giri abbiamo visto come sviluppare gli aumenti, quindi in base alle vostre misure e forme lavorerete più o meno aumenti. Io penso che farò un altro giro di aumenti e poi mi fermo, che comunque non è che abbia queste grandi forme, e poi procederò semplicemente lavorando come abbiamo lavorato finora, quindi tutti i giri lavorati in questo modo, facendo 3 maglie alte in ogni spazio sottostante fino a raggiungere la lunghezza che desidero. Quindi io vi lascio continuare da sole perché vi ho spiegato tutti i procedimenti utili. Vi lascio, indicate qui in alto, il numero totale di giri che andrò a lavorare io insieme alla misura in centimetri. Calcolate che comunque l'abito che andrò a creare io sarà un po' corto, quindi in base alla lunghezza che voi preferite, quindi nel caso voi voleste realizzare un abito più lungo, andrete a lavorare semplicemente più giri, niente di tanto particolare. Quindi lavoriamo tutto il nostro abito e poi ci rivediamo per procedere con le altre rifiniture. Bene, io ho raggiunto più o meno questo risultato. Nel mio caso è un abito molto corto, quindi non basatevi molto sulla misura in centimetri che ho raggiunto io perché è veramente corto, però io di solito indosso questa tipologia di abito d'estate, sono giovane quindi ci può stare, però comunque potete raggiungere tranquillamente la misura che volete. Io dalla parte alta della coppa fino giù ho raggiunto 55 cm, che sicuramente sono pochi. Ora ovviamente aggiungerò altri giri, ma mi sono fermata qui perché appunto vorrei creare uno spacco qui sulla coscia. Infatti ho applicato un marker che è esattamente dove voglio creare lo spacco. E cosa farò? Andrò a tagliare il filo e ripartirò esattamente qui dal punto in cui voglio creare lo spacco. A questo punto, come vi ho detto, ci agganciamo esattamente sulla parte davanti. Se non volete creare lo spacco, saltate questo passaggio e continuate a lavorare tranquillamente fino a raggiungere la lunghezza che desiderate. Quindi io ho calcolato esattamente la parte centrale della coppa, ho tirato una linea immaginaria e ho posizionato il marker in uno degli spazi qui sotto. A questo punto riprendo il filo e vado ad agganciarmi esattamente qui nell'archetto dove ho posizionato il marker. Lavoro una maglia bassa e una maglia bassa sulla maglia bassa per sostituire la prima maglia alta, poi lavoro una maglia alta sulla prima maglia alta del modulo sottostante. Dopodiché procedo lavorando come ho fatto finora, quindi all'interno di ogni spazio vado a lavorare le 3 maglie alte. Questo procedimento lo ripeterò per tutto il giro. Ok, come abbiamo fatto dall'altro lato, andiamo a lavorare una maglia alta nell'ultima
maglia alta, quindi allora qui abbiamo le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, puntiamo l'uncinetto nella terza e lavoriamo una maglia alta e poi lavoriamo una maglia alta all'interno dello spazio. In questo modo togliamo il marker perché non ci serve più. E a questo punto cosa facciamo? Non andiamo a chiudere con maglia bassissima il giro, ma procediamo lavorando in righe di andata e ritorno come abbiamo fatto finora, ma proseguiamo voltando il lavoro e ricominciamo da capo. Quindi lavoro una maglia alta, cioè una maglia bassa ed una maglia bassa per sostituire la prima maglia alta. Dopodiché semplicemente salto la maglia alta che ho sottostante e vado a lavorare direttamente nello spazietto, quindi lavoro 3 maglie alte all'interno dello spazietto. Quindi la lavorazione non cambia assolutamente, è sempre la stessa, semplicemente non andiamo a chiudere il giro perché dobbiamo andare a creare lo spacco. Quindi procedo nello stesso modo come ho fatto finora e poi qui vado a terminare nello stesso modo. Qui ho lo spazietto, termino con il modulo da 3 maglie alte ed una maglia alta nell'ultimo punto, dopodiché volto il lavoro e ricomincio nello stesso modo. Quindi parto sempre alzando il lavoro facendo una maglia alta nel primo punto e poi si procede sempre con la stessa lavorazione fino a raggiungere la lunghezza che desiderate. Bene, ho raggiunto la lunghezza da me desiderata. Per quanto riguarda i giri con lo spacco, nel mio caso equivalgono a 17 cm, quindi in totale, partendo dalla parte più alta della coppa, che ora non si vede in video, comunque dalla parte più alta fino a giù siamo sui 72 cm. Sempre per quanto riguarda il mio abito, ovviamente voi potete farlo lungo quanto volete, anche fino alla caviglia per un abito proprio di quelli lunghi. Ovviamente io l'ho adattato alla mia taglia, ai miei gusti, cioè l'ho creato proprio su misura su di me. Ogni tanto lo misuravo in modo da capire bene come gestire i punti, se dovevo fare qualche aumento in più. Io in realtà ne ho fatti solo 2. Ho fatto 2 giri di aumenti e basta e mi sta perfetto. A questo punto io ho deciso di fare un ulteriore giro, quindi proprio per chiudere, per terminare l'abito, un giro di rifinitura che ora andiamo a vedere insieme e poi alla fine ci occupiamo delle bretelline. Quindi ho terminato il giro in questo modo. Ora ho voltato il lavoro e procedo lavorando una maglia bassa nel primo punto. Faccio 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 e chiudo con una maglia bassa all'interno dello spazio, qui tra un modulo e l'altro, in questo modo. Poi procedo, faccio 3 catenelle,
1, 2 e 3 e chiudo nello spazio successivo. Quindi questo è il procedimento che andrò a fare per tutto il giro, giusto per non lasciarlo proprio dritto, e credo che procederò anche qui lungo lo spacco, poi vediamo insieme. Diciamo che lo sto realizzando qui insieme a voi in base alle idee che mi vengono al momento. Quindi procediamo e poi ci vediamo a fine giro. Procedo con il giro di rifinitura anche lungo lo spacco, quindi stesso procedimento, faccio le 3 catenelle e vado a chiudere con una maglia bassa, diciamo alla base di ogni maglia alta che ho qui. Ok, ho terminato il giro, chiudo con una maglia bassa nell'ultimo punto, taglio il filo e vado a nascondere poi tutti i fili che ho qui all'interno, perché ovviamente ho utilizzato vari gomitoli. Per realizzare la bretellina sulla coppa ci andiamo ad agganciare con il filo e realizziamo una catenella di circa 40 cm. Lo faremo su entrambe le coppe. Andiamo a realizzare una catenella di 150 cm per quanto riguarda il mio progetto, poi voi volendo potete regolarvi. Nel mio caso lavorerò una catenella di 150 cm e poi l'andrò ad incrociare in questo modo sulla parte retro lasciata aperta. Bene, una volta terminato tutto il progetto, questo è il risultato, che così non rende, però starete vedendo le immagini in anteprima, le avrete viste anche ad inizio video, quindi saprete più o meno come viene indossato. Penso che questo abito sia molto carino anche lungo, quindi lavorandolo proprio lungo fino più o meno alle caviglie, lasciando comunque lo spacco aperto, penso che sarebbe veramente fantastico. Non nego che molto probabilmente farò qualche prova e magari lo realizzo in un altro colore. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto con un bel pollice in su. Vi ricordo che il filato utilizzato è il Giza di Borgo dei Pazzi, di cui trovate il link nel box informazioni qui in basso, insieme al codice sconto valido ovviamente su tutti i prodotti presenti sul sito Borgo dei Pazzi. Trovate tutto nel box informazioni o comunque qui sullo schermo. Per non perdere tutti i prossimi tutorial vi ricordo di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina, così riceverete la notifica appena sarà disponibile un nuovo tutorial. A questo punto io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!